Ciao a tutti, la passione non è amore. So che diciamo, ci sono illustri personaggi, per carità con il massimo rispetto, che danno una versione diversa, intendono diciamo, l'amore equivalente all'attrazione, al legame passionale che coinvolge due persone. Io ho una visione completamente diversa. Beh, intanto bisogna definire che l'amore è un'energia fondamentalmente, un'energia universale. L'amore, da un punto di vista, come dire, universale, è il desiderio di felicità di un'altra persona, quindi desiderare fortemente che gli altri possano essere felici. La compassione è il desiderare fortemente che gli altri possano alleviare le loro sofferenze. Ovviamente tutto questo poi deve tradursi in azioni, azioni volte al, diciamo, al favorire la felicità degli altri ed azioni volte al favorire il lenire come dire, le sofferenze altrui. Questo però è un concetto più generale. Nel rapporto di coppia la passione è sicuramente un collante, però è destinato a, come dire, è un collante iniziale, cioè una relazione normalmente inizia, scattano meccanismi legati all'attrazione, ma se esiste solo l'attrazione, siccome è un qualcosa che decade abbastanza rapidamente, la relazione finisce, quindi non si tratta di amore, è un'attività, l'attrazione è come dire, un istinto, un collegamento che spinge le persone a viversi una sessualità, sicuramente sono emozioni piacevoli, emozioni magari anche forti, ma come dire, è come un buon piatto che però dopo un po' comunque perde rapidamente il suo sapore, insomma. Anzi, più ce n'è, più diminuisce. Io amo tanto mangiare i ravioli, ma se tutti i giorni devo mangiare ravioli, poi alla fine sti ravioli cominciano inizialmente a non darmi più tutto sto piacere che mi davano, ma se continuo a mangiarne, poi mi danno pure fastidio. E preferisco magari mangiarmi una minestrina e dire che dici, ma come c'è il raviolo a disposizione e mangi la minestrina? Eh sì, perché è una qualcosa che, ehm, come dire, uno stimolo nuovo, no? Perché lo stesso stimolo presentato per un tempo lungo produce assuefazione, non dà più interesse, insomma. Quindi, ovviamente la passione può essere un innesco, ma poi devono subentrare altre cose. Che cos'è quindi l'amore? Beh, intanto io credo che sia fondamentalmente deve esserci come dire, un'affinità di anima, quindi vuol dire un'affinità spirituale con quella persona, affinché possa poi, diciamo, non esaurirsi col breve fuoco della passione. Un'affinità spirituale cosa significa? Beh, significa che bisogna avere una visione della vita simile, una visione della vita comune. Beh, spirituale o materiale, comunque sia, però servono dei valori condivisi, valori profondi condivisi. Se non ci sono valori condivisi, il tutto finisce, ci devono essere interessi anche in comune da condividere con l'altra persona. Ho la curiosità di condividere qualcosa. Certo è che se i due stili di vita sono completamente diversi, cioè tu puoi accettare un cambiamento giusto nel momento della passione, in cui si invertono i codici di piacere e sofferenza, però poi dopo, 6 mesi dopo, finisce tutto. Cioè se tu pensi che, come dire, entro 6 mesi, un anno massimo, il tempo che può durare una passione, ogni volta devi recuperare e rifare qualcosa di nuovo, io non credo questo, io credo che gli amori possono durare nel tempo se alla passione subentra proprio un qualcosa di più che trascende l'attaccamento della passione stessa, perché poi diciamo le cose come stanno, la passione è attaccamento, è fondamentalmente attaccamento, è gelosia, è un veleno mentale da un certo punto di vista. Invece un rapporto che ha sicuramente meno componente fisica, ma più componente spirituale, più componente intellettuale, più componente cerebrale, può costituire un legame molto solido che può anche durare nel tempo.
D'altra parte poi la passionalità, come dire, nel tempo tende un po' a esaurirsi, tende un po' a, ma in generale per le persone, con l'aumentare degli anni, a meno che uno non segua la strada chimica, per il maschio soprattutto c'è un decadimento fisiologico, insomma. Quindi io credo che la passione possa essere un innesco, una miccia, ma non è la parte sostanziale, insomma, della relazione, anzi è la parte minoritaria. La parte minoritaria, per carità, è importante che ci sia, ma non deve essere, come dire, la base sulla quale si vuole instaurare una relazione. Se la scelta del partner è basata soltanto sulla spinta pulsionale dell'attrazione, certo, per carità, si vivranno dei bei momenti, ma dureranno poco. Poi bei momenti relativamente, perché comunque con l'attrazione si porta la gelosia, quindi spesso con la passione c'è anche la gelosia, per cui vivi i 5 minuti positivi e poi passi i giorni a tormentarti, per cui alla fine se fai un bilancio diventano spesso relazioni tormentate, non relazioni piacevoli. Quindi per me la passione non è amore. Per questo video è tutto, iscriviti al canale, seguimi anche sulla pagina Instagram e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!